Bentornati a tutti in questo nuovo video. Dopo lo sconforto di quello precedente, perché non siamo riusciti a togliere il pannello del pavimento, riflettendoci per trovare una soluzione alternativa migliore di quella che stavamo cercando di adottare, quindi con il martello pneumatico cercare di sfogliare questo pannello, in cui abbiamo trovato, vabbè, non si riesce, non è un sistema efficace. Siccome la notte porta sempre consiglio, abbiamo avuto un'illuminazione. Noi andremo a costruire questo. Ovviamente questo è un po' in scala ridotta. Andremo a tagliare una piastra, vediamo se farla da 10 cm per 10 cm. Ci applicheremo sopra un golfare, ok? Lo salderemo, perché questi qua hanno un passo un po' grosso, non abbiamo un maschio e una vite del genere. Di modo da avere questo che sia un tutt'uno con questa piastra. Allora, che cosa faremo? Questa piastra la foreremo, ok? Faremo, non so, una decina di fori, per modo di dire, e questa piastra con il suo golfare andremo ad avvitarla su questo pavimento di legno. Magari ne facciamo due, uno di qui e uno di qui. Questo perché noi abbiamo a disposizione questa greca di ferro che è molto spessa, quindi l'idea è questa. Posizionandolo in questo modo e avvitandolo, noi con una catena, adesso non so di preciso, con una catena probabilmente andremo a, con un tubo di ferro molto spesso, appoggiarci in questo modo, ok? Quindi immaginate questo qua sia il nostro tubo di ferro molto spesso. Con una catena legheremo il golfaro a questo tubo di ferro e adesso non so se con i martinetti a olio, se con una leva ancora più lunga, eccetera, in due magari, faremo così, alzeremo, probabilmente useremo i martinetti a olio poggiandoli su questo pezzo di ferro, andremo a tirare fino al punto di riuscire a strappare il legno dalla struttura di ferro che c'è sotto. Teoricamente non dovrebbe strapparsi la serie di viti che andiamo a applicare in questa piastra, perché comunque sono abbastanza lunghe, il legno è comunque molto solido, molto, diciamo, adatto, quindi non dovremmo riuscire a strappare queste viti e dovremmo riuscire a staccare questo maledetto pezzo di legno dalla struttura di ferro che c'è sotto, perché adesso è lì solo grazie al mastice che abbiamo applicato tra ferro e legno. Quindi di resistenza meccanica sicuramente ne farà un po', ma non dovrebbe riuscire a strappare le viti. Se neanche così riusciamo, cercheremo un altro sistema ovviamente. Quindi adesso cominciamo tagliando due piastre di ferro, le foriamo, non le svasiamo neanche probabilmente, ci saliamo sopra il golfare, puliamo questo macello, avvitiamo le due piastre sul pavimento e poi cerchiamo due tubi per fare questo lavoro qua di leva. Speriamo così di riuscire. Più che altro cos'è il discorso? A noi ci interessa trovare una soluzione in questo pannello, perché poi dovremo replicare la stessa in quel pannello di là che è molto più grosso. Quindi se riusciamo a trovare una soluzione efficace con questo, sicuramente di là faremo molta meno fatica, o comunque avremo già una buona idea, una buona base su come rimuovere anche l'altro pannello. Allora abbiamo la nostra piastra, sono 12 cm x 12 cm circa per 8-10 mm di spessore. La andiamo adesso a segnare, la bulliniamo e poi la andremo a forare. Ok, allora la piastra è stata forata correttamente, andremo ad installare questo tipo di viti, sono da 5. Ok, dovrebbero tenere, al massimo allargheremo il foro e metteremo da 6. Il rumore che sentite in sottofondo è un phon che mi sta scaldando gli elettrodi perché hanno preso parecchia umidità e va rimossa. E andremo a saldare gli elettrodi con questa saldatrice che vi posso assicurare ne ha passate veramente tante. Parte della macchina l'ha saldata lei, il primissimo step, e nei successivi farò vedere con cosa l'abbiamo saldata, che merita di farne due parole veramente. Niente, allora aspettiamo che finisce di asciugare l'elettrodo e iniziamo a saldare. Ok, è stato saldato,
Ci tengo a precisare che io non lo faccio di lavoro, più o meno ho imparato a saldare facendolo, non mi è segnato, non ho fatto nella vita, io faccio con tutt'altro completamente. Ho imparato, diciamo che ho imparato a saldare facendolo, quindi sulla macchina direttamente. Niente, andiamo a installarlo in macchina e facciamo un primo test. Avrei giurato, avrei scommesso che così si sarebbe staccato. Non c'è niente da fare. Tira come un dannato, piega tutto, ma non molla il pavimento. Sarà meglio andare a rivedere qualche foto qui, perché non mi torna sta cosa che non si stacca. Da quello che avete potuto facilmente intuire dalla precedente clip, avevamo dimenticato un'intera fila di viti. Queste 4 viti ci facevano alzare la macchina, piegare i tubi, ma non mollavano, Vabbè, adesso ce l'abbiamo fatta, abbiamo cambiato tipologia di ferro, sempre il solito sistema col macchinetto olio, ce l'abbiamo fatta, alleluia. Stavo già perdendo tutte le poche speranze che mi erano rimaste. Adesso lo sfiliamo fuori. Finiamo di tirare, che lì è ancora lievemente attaccato con del mastice, lo togliamo e vi facciamo vedere cosa c'è qua sotto. Molto bene, il momento tanto atteso. Allora, finalmente non c'è più il legno al pavimento. Adesso, quello che vedete, questa è tutta una struttura di ferro, ok? Questa, tutta questa qui dove è collegato la parte verticale, questa. Quei quadrati qui, ok, questi, che sono fondamentalmente la stessa cosa di questi, sotto hanno una piastra di ferro da 2-3 mm, non mi ricordo, e questi qui non li abbiamo riempiti con legno, ma bensì con del cemento caricato a fibra di vetro. Infatti, dopo 8 anni, non c'è il segno di una crepa. Tolta questa che abbiamo fatto noi con mantello pneumatico all'inizio, non c'è un segno di crepa. Questo qua è veramente solido, si spiega un pochino anche il peso della macchina complessivo. Niente, dai, adesso che abbiamo capito che così si riesce a togliere il pavimento senza troppa difficoltà, ovviamente magari ricordandosi di togliere tutte le viti e non lasciandone dentro 4, vediamo di capire cosa fare di là. Vediamo se tagliarlo qui o se fare una L e asportare solo il pezzo che ci interessa vicino al ferro. Vediamo un attimino, questo qua merita un attimo di studio per capire quale delle due opzioni è la più, diciamo, vantaggiosa. Per quelli di voi che se lo stanno chiedendo, abbiamo utilizzato questo tipo di disco. Questo qua è una bestia, fa paura. Questo qua tira giù l'impossibile. Costicchia qualcosina ma rende di brutto, tira giù tutto. Magari se lo trovo vi lascio un link in descrizione dove potete recuperarlo. Però questo qua è veramente micidiale. Ci abbiamo fatte dire cose con questo. Ci sono un po' di misure, sì, grane diverse e diametri diversi. All'interno si continua come di consueto, phon, scalpello, avvitatore e si toglie la vite. Noi stiamo usando il phon per un motivo ben preciso. Le teste delle viti sono completamente piene di stucco, resine e vernici. In più
essendo che sono state avvitate facendo un perforo molto giusto e senza svasare, hanno una tensione molto importante al di sotto, quindi è veramente molto complicato rimuoverle. Scadendo il colfone noi andiamo a bruciare tutto lo sporco che c'è all'interno della testa della vite, di modo da riuscire a entrare con l'inserto, e bruciando un pochino una porzione leggera di legno noi diminuiamo la tensione che ha sotto la vite, così riusciamo a svitarla. È l'unico sistema che abbiamo trovato, che se no dovremmo metterci lì a pulire vite per vite per riuscire dentro con l'inserto. Ok, siamo nelle condizioni per provare a togliere il pavimento. Come potete vedere, alla fine abbiamo deciso di eliminare tutta questa sezione. Abbiamo eliminato tutte le viti, spero. Sì, dai, le abbiamo tolte tutte, speriamo. Abbiamo già applicato la nostra piastra col golfare. Adesso monteremo questo con il suo grillo, rimonteremo la stessa struttura di prima e proviamo a strapparlo via. Dai, così poi andiamo a casa. Molto bene, la situazione è questa: abbiamo rimosso il pavimento, non è stato neanche particolarmente complicato, ho trovato il sistema, è stato abbastanza un gioco da ragazzi, quindi qui come di là c'è una struttura di ferro, qui questo è sempre cemento caricato a fibra che riempie tutti gli spazi, sotto c'è una lamiera di ferro come di là, praticamente tutto identico. Qui c'era applicata sopra una lamiera, ok, è stata già rimossa per vedere quel sistema qua del cambio della macchina. Cambio che probabilmente, adesso dobbiamo valutare bene, lo sposteremo là sotto, di modo che non sia qui a dar fastidio durante le prove, eccetera. Quindi, tenendo conto del fatto che comunque sia ci serve solo per spostarla, non è necessario che stia lì, la sposteremo là sotto molto probabilmente, poi valuteremo pian piano di volta in volta che faremo il tutto. Allora, per quello che riguarda quella sezione qui, penso che per adesso siamo a posto. Valutiamo un attimo con quella parete lì che cosa fare adesso, se rimuovere tutto il legno davanti e dietro subito o aspettare. Dobbiamo vedere un attimino qui davanti cosa fare nello specifico. Niente, dai, vi ringrazio tutti quanti e al prossimo video. Ciao a tutti!